Voglio farvi vedere una bellissima ricetta per fare le melanzane tagliate a fettone, impanate ma senza friggere e senza utilizzare neanche una goccia di olio, e vi farò vedere anche un paio di trucchetti interessanti. Ingredienti delle belle melanzane fresche: un uovo, del latte, del pane grattugiato, origano e sesamo a piacere e del formaggio grattugiato a pasta dura. Cominciamo dalle melanzane. Bisogna fare delle belle fettone. Ora potete farle per il lungo o potete farle tonde. Decidete voi. Io vi consiglio, se sono piccole, di farle per il lungo, se sono grosse di farle tonde. Nel frattempo accendete il forno sopra e sotto 190 gradi statico. Tagliamo delle fette alte quasi 1 centimetro, davvero manca poco al centimetro, ma anche 1 centimetro va bene, nessun problema, anche se la fate 1 millimetro o 2 in più non succede nulla, anzi forse meglio, perché vengono molto croccanti fuori queste melanzane e di conseguenza restano molto morbide dentro. La pelle della melanzana, decidete voi. Io l'ho lasciata perché la pelle della melanzana è brutta, a volte è anche dura, però è buona, è saporita, non gli si attacca la pannatura, non importa, io l'ho lasciata, però se volete toglierla le pelate, fate come preferite, in una comoda, larga, mi raccomando, comoda e larga, per questo lavoro qui dopo vi faccio vedere bene, bisogna stare comodi. Sbattiamo un uovo e poi ci mettiamo un mezzo bicchiere di latte. Attenzione, primo trucco: se voi volete che nella melanzana si appiccichi tanto pane, tanto formaggio, fate solo uovo. Se invece volete una panatura più sottile, fate metà uovo e metà latte. A posto uovo e latte, adesso ci organizziamo bene. Prepariamo anche la panatura. Quindi facciamo una parte di formaggio grattugiato, quindi o grana o parmigiano o un pecorino duro, mi raccomando usate il formaggio duro, altrimenti non vi vengono croccanti, e 2 parti di pane grattugiato, quindi una parte di formaggio, una ciotola di formaggio e 2 ciotole di pane grattugiato. Metto del sesamo a piacere, però il sesamo in forno dopo si tosta, dà un sapore buonissimo, quindi se volete lo mettete, se non volete non lo mettete. Poi dell'origano o del timo o della maggiorana o del prezzemolo freschi in abbondanza, che dà un bel profumo, con la melanzana stanno benissimo. Se volete, in questo intruglio potete mettere anche dell'aglio granulare, quello in polvere, che darà sapore di aglio, è un po' fortino, io non l'ho messo, però se vi piace mettetelo pure. Una bella mischiata, così mandiamo insieme bene tutti gli aromi, formaggio, pane. Guardate cosa faccio, lo muovo. Quando si fa questo movimento qui alle polveri, i granuli più grossi vengono sopra. E perché li faccio venire sopra? Perché dopo, quando ci metto la melanzana, saranno i primi ad attaccarsi alla melanzana. Vabbè, è una piccola cosa, però darà quel sapore più, perché il sesamo si appiccicherà sopra. Tutto pronto, melanzane tagliate, uova e latte pronti, pane e formaggio sono pronti, teglia importante con sotto la carta forno, così non mettiamo l'olio, e partiamo. Guardate bene come faccio a panare. Le melanzane le pucio bene nel mio uovo e latte e ce le lascio dentro qualche secondo in maniera che assorbano un pochino di uovo e latte. Dopo le scolo e le metto nel pane. Fate caso a come utilizzo le mani. La mano destra io la uso solo per l'uovo e latte, la mano sinistra la uso solo per panare, non mischio mai le mani. Questo per 2 motivi principali. Adesso sto facendo giusto qualche fetta di melanzana, ma fate presente, fate conto se dovete panare un mucchio di roba. Dopo 2 minuti avete ditoni pieni di panatura di tutte e 2 le mani, pane dappertutto, pezzi di panatura grossi mischiati dentro nel pane delle melanzane, le melanzane che vengono con sopra tutti i pezzettoni di roba appiccicata, mentre invece se voi utilizzate solo una mano per l'uovo e solo una mano per il pane, il risultato sarà ottimale, perché non andrete mai a sporcarvi né le mani e neanche il pane, e di conseguenza nemmeno le melanzane. Come vedete la panatura è sottile, è omogenea, non presenta bernoccoletti, mucchietti di roba strana. È una bella panatura, perfetta, molto leggera e delicata.
E guardate le mani, non le ho mica lavate, ho solo un pezzettino di carta lì di fianco, quindi mani pulite, tavolo pulito, dentro nel forno già caldo, 190 gradi, 35 minuti. Se è necessario, gli ultimi 5 minuti dategli una botta di grill, così diventano più colorate. E saranno ben cotte all'interno, morbide e croccanti all'esterno, profumate una meraviglia. Io questa ricetta l'avevo già fatta sia con i bastoncini di melanzana che con i bastoncini di zucchina. Era diversa la ricetta, un po' diversa, però qui siamo veramente al top. Non ho usato un pezzettino di olio, una goccia, niente di niente. Ora io queste qua ti taglio delle belle fette di pomodoro, delle belle foglie di basilico, ce le metto in mezzo e faccio dei mini panini di melanzana fritta. Voi fate un po' come preferite. Ti aspetto in descrizione per vedere tutte le mie cose e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti da Gabriele.